Bentornati nel santuario di Segreti Turchi, il rifugio digitale in cui non ci limitiamo a scorrere i titoli, ma ascoltiamo il battito che li muove. Oggi, nell'aria del nostro studio c'è qualcosa di insolitamente denso, come se un'epoca si fosse chiusa senza chiedere il permesso. Non stiamo parlando di mormorii passeggeri, né di una pausa dovuta a agende incompatibili. Siamo davanti a una parola che fa gelare il sangue, irreversibile. La voce che serpeggiava nei corridoi dei pettegolezzi di Istanbul è uscita allo scoperto, mettendo in chiaro una decisione di Afra Saracioglu che ha cambiato non solo la sua rotta, ma anche l'orizzonte emotivo di Mert Ramazan Demir. Prima di attraversare insieme i resti di una storia d'amore che sembrava indistruttibile, fate un passo per ancorarvi alla nostra comunità. Iscrivetevi, attivate la campanella e, se volete sostenere un racconto che mette al centro il cuore invece del clamore, considerate il tasto abbonati. Il vostro supporto ci permette di trattare queste vicende con la dignità che meritano. Ora, fate un respiro profondo, stiamo per entrare nel silenzio che rimane quando un sogno si frantuma. Per una coppia che ha costruito lontano dai riflettori più abbaglianti un equilibrio quasi mistico, questa rottura ha il sapore di una scossa tellurica. Quello che è accaduto a porte chiuse supera i sorrisi lucidati per i set fotografici e le pose complici, immortalate nelle riviste. Secondo chi vive al centro del suo universo, la scelta di Afra non è stata un lampo nervoso né l'onda corta di un fraintendimento. È stata piuttosto una marea lenta, inesorabile. Il lavoro è diventato una creatura insaziabile, progetti internazionali la chiamano lontano. Nuove mappe di vita la spingono verso approdi che non coincidono più con quelli di ieri. A un certo punto si è ritrovata su un crinale spaventoso, da una parte il conforto del cuore, dall'altra il sentiero accecante dei sogni professionali. Dopo settimane di riflessione muta, notti senza sonno in cui l'unico rumore era il fruscio dei pensieri che non trovavano pace, Afra ha preso una decisione tanto limpida quanto devastante. Chi le è vicino non parla di capricci o di colpi di testa, racconta di una scelta maturata al fuoco dell'introspezione. Per questo ripetono quella parola. Irreversibile. Un ponte non solo attraversato, ma bruciato dietro le spalle. Per Mert, invece, il paesaggio è diventato subito desolazione pura. L'attore, amato dal pubblico e dai colleghi per la sua presenza solida, capace di attraversare il caos dei set con un sorriso pacato, sarebbe crollato sotto il peso della notizia. Chi lo conosce descrive un uomo ritiratosi in se stesso, un'ombra che cammina in punta di piedi per non disturbare il proprio dolore. Alla sua placidità è subentrata un'accettazione silenziosa, straziante. Le lacrime di cui parlano non sarebbero solo per la fine di una storia. Sono la prova fisica di una rivelazione che spezza il fiato, quella di un futuro riscritto senza il suo consenso. Eppure, per una coppia abituata a ondeggiare tra gli alti e bassi inevitabili di chi vive sotto gli occhi del pubblico, arrivare a questo punto finale ha scosso i fan come poche cose. Gli archivi digitali si sono riaperti. Foto di loro al mare, sguardi complici rubati sul set. Immagini di risate improvvise sono riemerse nelle timeline come fantasmi che non accettano di essere scacciati. La domanda che risuona ovunque è una sola: davvero un amore così può finire in questo modo? Una parte del pubblico applaude il coraggio di Afra, la lucidità, dolorosa, spietata, di scegliere se stessa. Un'altra non riesce a staccare gli occhi dal volto di Mert, su cui la malinconia sembra essersi posata come una patina. Così, tra utenti e commentatori, è nato un raro confronto: qual è il costo reale della riscoperta di sé? C'è chi giura che la spinta di Afra nasca da un bisogno profondo, ritrovare la propria voce fuori dal marchio di coppia. Avrebbe confidato agli amici una frase semplice e incandescente: non posso smettere di essere me stessa. Per lei non si tratta di sfuggire a Mert, ma di marciare verso un'autonomia non negoziabile, ricostruendo spazi e confini che si erano fatti troppo stretti. Non confondiamo però la fermezza con la freddezza. Dietro a quella postura eretta scorre un fiume di lacrime invisibili. Scegliere di andare via fa male quanto essere lasciati. A volte di più. Fermiamoci un istante, famiglia di Segreti Turchi.
Questa vicenda tocca un dilemma universale: restare per amore o partire per non tradire se stessi. Vi è mai capitato di prendere una decisione egoista per salvarvi, anche sapendo che avrebbe spezzato un cuore? Raccontateci la vostra esperienza nei commenti. E se sentite che questa analisi vi sta parlando, lasciate un like, è così che questa conversazione continua ad avere voce. Dal canto suo, Mert ha scelto il silenzio come scudo. Nelle rare apparizioni, l'ombra di una tristezza profonda sul suo viso racconta più di qualsiasi comunicato. Le indiscrezioni filtrate a fatica nelle colonne del gossip parlano di un uomo intrappolato nel labirinto dei ricordi, un rewind continuo di abitudini e promesse, il montaggio infinito di momenti felici. Le sue lacrime non segnano solo la fine di un legame, ma il lutto di sogni condivisi, i viaggi rimandati, la casa mai arredata, i progetti sospesi come fotografie a mezz'aria. Quel futuro si è dissolto in un istante, lasciando un silenzio che fa rumore. La stampa, dopo l'onda iniziale, si è concentrata su una notte precisa, quella in cui il filo è stato reciso. Chi c'era, o crede d'esserci stato con l'immaginazione, racconta una scena da cinema, ma senza urla. Nessuno ha alzato la voce, niente oggetti spezzati. Solo frasi che si spegnevano prima di finire, pause che toglievano il respiro, sguardi che faticavano a incontrarsi. Afra era calma e determinata, Mert sembrava aggrapparsi a ogni parola per ritardare l'inevitabile. Evitavano di guardarsi non per rabbia, ma per timore, incrociare gli occhi avrebbe fatto crollare le difese. Così, nel silenzio più totale, è caduto il sipario. Afra mostra al mondo una corazza. Dentro, però, è tempesta. Ripete a se stessa quasi fosse un rosario: lo faccio per me. Eppure i ricordi non chiedono il permesso, bussano di notte, si siedono accanto al letto e non se ne vanno. Spegne il telefono per giorni, cammina da sola all'alba quando la città non ha ancora deciso che volto indossare. È la sua veglia. È il suo modo di salutare senza guardare indietro. Mert, invece, non riesce a proteggere del tutto le emozioni. A chi gli è più vicino avrebbe lasciato cadere la domanda che tutti si fanno quando il cuore si spacca: come può finire se era tutto così reale? In quella frase c'è il ritratto dell'uomo che amava ancora la storia più del suo epilogo. In un angolo segreto del cuore, la scintilla della speranza brucia a fatica, ma non si arrende. E il tribunale spietato dell'opinione pubblica non si accontenta di una sola lettura. C'è chi vede in Afra un esempio di fedeltà a se stessi, una donna che ha avuto il coraggio di non rinunciare alla propria voce. Altri, guardando il dolore di Mert, preferiscono chiamarla tragedia e non trionfo. Sui social si specula su un possibile ritorno, ma chi conosce Afra sussurra che la porta è chiusa con più di una chiave. Le chance di un riavvicinamento vengono definite praticamente inesistenti. Ed è qui che la parola iniziale torna a pesare: irreversibile. Ne risente anche l'orbita dei loro affetti. Gli amici comuni camminano sulle uova, cercano di non prendere posizione e di non ferire nessuno. È un esercizio di equilibrio. Fasci di messaggi per consolare Mert, rispetto delle distanze imposte da Afra. Inviti a cene e matrimoni spostati, vacanze di gruppo rimandate, progetti professionali a cui rinunciare. Quando una stella collassa, anche i pianeti devono trovare nuove traiettorie. C'è un dettaglio che merita di essere detto: questa non è solo la storia di due celebrità. È il racconto di come l'amore e l'ambizione si guardino negli occhi senza riconoscersi, talvolta. Afra cerca un inizio che fa paura, Mert si confronta con una fine che non aveva messo in conto. Lei si allontana per non perdersi, lui si ferma per non cancellare ciò che è stato. Sono due gesti contrari che nascono dallo stesso bisogno di verità. Nei giorni seguenti, il copione si è ripetuto in forme diverse. Afra si è tuffata nel lavoro con una disciplina ferrea, trasformando i set in bastioni dove non entra la nostalgia. Ogni ciak è un confine, ogni pausa un richiamo a ricomporsi. Chi le accanto parla di una determinazione che incute rispetto, ma che porta con sé piccole crepe visibili solo a chi sa dove guardare, le dita che giocano con l'orlo di una manica,
Gli occhi che vagano quando una canzone familiare scivola fuori da una finestra. Mert, invece, ha riscritto le sue giornate in modo più lento. Legge, corre senza meta, si perde in angoli di città dove non li hanno mai fotografati. Evita i posti con memoria. Frequenta gli amici a piccoli sorsi, come si fa con un rimedio amaro. Ogni tanto lo tradisce un sorriso, subito trattenuto, un lampo che ricorda come l'amore non smetta di essere vero solo perché il tempo ha deciso altro. Nel frattempo, l'eco della loro storia continua a risuonare. I fan si dividono tra chi invoca un dialogo finale e chi preferisce che la scelta sia rispettata senza insistenze. Alcuni profili hanno messo insieme collage, raccolte, spezzoni di interviste dove la loro sintonia sembrava una promessa. È una forma di resistenza, o forse di commiato. È il modo in cui il pubblico affronta l'assenza, trasformandola in memoria condivisa. Eppure, a detta di chi osserva da vicino, la narrazione non ammette scorciatoie. La decisione di Afra è stata pensata e ripensata finché la mente non ha potuto più fare a meno del corpo. Non c'è rancore, non c'è una colpa da spiattellare. C'è una mappa nuova tracciata accanto alla vecchia, e una scelta dolorosa su quale seguire. Qualcuno parlerà di egoismo, qualcun altro di maturità. Forse la verità è che entrambe le cose possono coesistere nello stesso gesto. Alla fine, rimane l'immagine di quella stanza in cui tutto si è fermato, le parole leggere come vetro, la luce che cadeva di traverso, il ritmo del respiro che cercava un passo comune e non lo trovava. Afra che regge il proprio sguardo come un giuramento. Mert che abbassa il capo, non per resa, ma per proteggersi dal peso di ciò che non cambia anche se lo vorresti. Nei prossimi mesi, questa scelta o senza ritorno sarà analizzata in lungo e in largo. Ci sarà chi ne farà una parabola sul coraggio, chi la userà come monito sul prezzo delle ambizioni, chi tenterà di applicarla al proprio vissuto per darle un senso ulteriore. E forse, un giorno, entrambi potranno guardare indietro senza tremare, riconoscendo in quella ferita una soglia oltre cui sono diventati altro. Fino ad allora, restano la compostezza pubblica e il pianto privato. Restano le cose non dette, quelle che l'amore non cancella ma custodisce. Resta la consapevolezza che alcune storie non finiscono per mancanza di sentimento, ma perché la vita sposta le linee e chiede un coraggio diverso. Afra e Mert ne sono il riflesso contemporaneo. Due protagonisti di una fiaba moderna a cui è sfuggito il lieto fine, sospesa tra la chiamata del lavoro, la promessa dell'io e la disciplina di lasciare andare. Grazie per aver attraversato con noi questa tempesta emotiva sui segreti turchi. Se questa storia vi ha toccato, condividetela con chi sa ascoltare. Non dimenticate di iscrivervi, mettere like e, se vi va, premere abbonati per sostenere una narrazione che non rincorre il clamore ma la verità emozionale. Siamo qui per voi, e per quelle verità che si sussurrano quando le luci si spengono. Alla prossima, prendetevi cura dei vostri cuori.